Dopo il discorso della montagna, il Vangelo secondo Matteo riprende la narrazione di episodi che riguardano Gesù. Come sappiamo, il primo Vangelo è organizzato intorno a 5 grandi discorsi, ciascuno dei quali è preceduto da una sezione narrativa. I capitoli 3 e 4 introducono il ministero pubblico di Gesù, che inizia solennemente con il discorso programmatico che occupa i capitoli 5, 6 e 7, discorso della montagna, dove emergono i grandi testi delle Beatitudini e del Padre Nostro. All'inizio del capitolo 8, l'Evangelista segna il passaggio e con un versetto di chiusura dice: quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle rimasero stupite. Nei capitoli 8 e 9, che separano il discorso della montagna dal discorso missionario del capitolo 10, troviamo una antologia di miracoli. È un altro esempio di come l'Evangelista Matteo proceda redazionalmente, cioè raccolga con dei propri criteri letterari le tradizioni apostoliche, le forme dei racconti e dei logia. E come ha messo insieme una serie di detti per formare un grande discorso programmatico, così mette insieme una serie di racconti e forma questa sezione dove vengono narrati uno di seguito all'altro 10 miracoli. Di fatto però i racconti sono 9, perché l'ultimo è un unico racconto che comprende 2 episodi miracolosi. La serie quindi si snoda con 3 più 3 più 3 racconti di miracoli. Fra una serie e l'altra ci sono brevi episodi o detti di vocazione. È interessante questo sistema di raccolta. È una osservazione che non spesso facciamo, perché abituati dalla liturgia noi leggiamo i testi separati, un brano per volta, senza notare i collegamenti. È raro leggere tutto di seguito un Vangelo e quindi, non facendolo, perdiamo questo insieme narrativo. I testi però sono stati composti proprio per essere un tessuto organico e il rapporto di un racconto con l'altro è significativo per l'insieme. Scese dal monte, molta folla lo seguì ed egli cominciò questi prodigi. È potente in parole, ma è potente anche nelle opere. Gesù dimostra coi fatti che la sua parola risana. Guarisce un lebbroso, guarisce il servo di un centurione, guarisce la suocera di Pietro. Pausa. Episodio di chiamata con alcuni detti relativi alle esigenze della vocazione apostolica. Poi si riprende.
Gesù placa la tempesta, guarisce gli indemoniati di Gadara e poi guarisce un paralitico. Pausa, scene di vocazione, chiamata di Matteo e pasto coi peccatori e i pubblicani. Quindi si riprende. Guarisce l'emorroissa e risuscita la figlia di un capo. Guarisce 2 ciechi, guarisce un muto indemoniato. Alla fine una formula di sintesi che presenta con un sommario le azioni tipiche di Gesù. Questa insistenza sulle azioni prodigiose con cui Gesù guarisce l'umanità affetta da diversi problemi è segnata da delle pause vocazionali. Possiamo domandarci perché il redattore ha inserito in mezzo ai miracoli episodi di vocazione, fra cui al versetto 9 del capitolo 9 il racconto della propria vocazione. Il Vangelo di Matteo racconta questa chiamata. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Un racconto ridotto ai minimi termini. Ci sono quasi solo verbi, senza particolari aggettivi né descrizioni né avverbi. Gesù vede un uomo che si chiama Matteo. È il nome dell'Evangelista. Dovrebbe essere il racconto autobiografico. E invece è ridotto al minimo indispensabile. Lo vide seduto al banco delle imposte, quindi in una posizione ferma, adagiato, in una condizione di peccatore. In quanto pubblicano, Matteo era un collaborazionista dell'impero romano, cioè stava dalla parte dei nemici, dei romani invasori, e a loro nome riscuoteva le tasse. Naturalmente lo faceva in modo di guadagnarci, e il fatto che queste persone fossero disprezzate ci dice che il loro atteggiamento era corrotto. I romani stabilivano per una certa zona un ammontare del fisco e davano l'appalto a qualcuno del posto, il quale, conoscendo bene la sua gente, poteva farla pagare. Matteo allora aveva una specie di contratto con l'erario romano e avrebbe dovuto ogni anno versare una certa somma. Tutto quello che incassava di più se lo teneva. Naturalmente era una posizione appoggiata dai soldati romani, ma logicamente odiata dagli abitanti del paese. Per cui chi sceglieva di fare il pubblicano si era messo sotto i piedi la stima, la solidarietà col proprio popolo. Era una persona che voleva guadagnare, accettava di rendersi odioso ai propri concittadini pur di fare soldi. Gesù
vide un uomo seduto al banco delle imposte. Gli disse: seguimi. Una parola. Non è il ritratto semplice e cronachistico del fatto, ma è la sintesi teologica. Una parola è sufficiente per cambiare la vita di quell'uomo. Ed egli si alzò e lo seguì. Era seduto, ascoltando la parola, si alzò e lo seguì. C'è una intenzione didascalica in questa scelta essenziale delle parole. C'è la descrizione in sintesi di un cambiamento della vita. Incontrando Gesù, la vita di Matteo è cambiata. Non è cambiato semplicemente il lavoro, è cambiata la mentalità. Uno come lui, che viveva per far soldi, ha lasciato perdere quel mondo e ha iniziato un'opera di predicazione, un servizio gratuito di evangelizzazione. È diventato un altro. Domandiamoci, perché il redattore, che è Matteo stesso, ha inserito questo episodio in mezzo a tutti i racconti di miracoli? Appena io ho formulato la domanda, mi salta fuori evidente la risposta. Il problema è farsi la domanda, però. Se io leggo solo questo episodio a sé, estrapolandolo dal contesto, non riesco a capire il tema. Se riesco invece ad avere la visione completa, capitoli 8 e 9, nella loro strutturazione, mi accorgo di questo particolare. La vocazione di Matteo è un autentico miracolo. E il narratore, l'autore implicito del Vangelo, dice che uno come me abbia lasciato il banco delle imposte, si sia alzato e abbia seguito Gesù, è un miracolo. Quella parola ha fatto un prodigio. Ha guarito un paralitico subito prima, ha risuscitato un morto subito dopo. In mezzo c'è un peccatore che diventa evangelista. È un altro miracolo, forse ancora più grande. Umanamente era paralizzato nel suo morale, nel suo atteggiamento, era morto. E quella parola, seguimi, è una parola creatrice che crea la vita, che lo fa alzare. Non dimentichiamoci che è il verbo della resurrezione, alzarsi. Per un orecchio greco, il fatto che Matteo si sia alzato suona come se si dicesse è risorto a vita nuova, ha cambiato vita, è diventato un altro. Per confermare questa idea della vocazione come miracolo, proviamo a confrontare questo versetto con un altro brevissimo racconto di miracolo che troviamo al capitolo 8, versetti 14-15. È la guarigione della suocera di Pietro. L'episodio miracoloso relativo ad una persona ammalata è formulato nello stesso identico modo. Anzitutto c'è un verbo di movimento. Gesù si sposta, entrato nella casa di Pietro. Corrisponde
al capitolo 9 all'espressione andando via di là. Soggetto è Gesù che prende l'iniziativa e tutto parte da una sua visione. Gesù vide la suocera di lui. Gesù vide un uomo chiamato Matteo. Gesù vede una persona e nel suo vedere c'è la comprensione della situazione. La persona vista da Gesù si trova in uno stato di abbattimento, è giù. La donna era a letto con la febbre. L'uomo era seduto al banco delle imposte. Coricato, seduto, ammalato, peccatore. C'è una condizione di abbattimento. Gesù vede l'umanità in questo stato. Non ha bisogno che nessuno gli dica, che nessuno gli spieghi, che nessuno chieda. È sua l'iniziativa. Vede l'uomo in una condizione di bisogno e interviene, fa misericordia. Le toccò la mano, gli disse seguimi, un gesto quasi sacramentale, il tocco della mano, una parola altrettanto sacramentale, un imperativo, seguimi, e ottiene un risultato. La febbre la lasciò ed ella si alzò e lo serviva. E Matteo si alzò e lo seguì. La parola, il gesto di Gesù, intervento di misericordia, cambia la situazione. La donna malata si alza, l'uomo peccatore si alza, risorgono. Lei comincia a servirlo, lui comincia a seguirlo. Sono due verbi sinonimi, servire e seguire. Sono i verbi del discepolo. Servire Gesù vuol dire mettere la propria vita al suo servizio, vuol dire seguirlo. È quello che ha fatto Matteo. Ha seguito Gesù, ma non lo ha seguito semplicemente coi piedi andandogli dietro, lo ha seguito con la mente, col cuore. Ha messo la sua vita nelle mani di Gesù e il resto della sua esistenza lo ha passato a parlare di Gesù, a far sapere ad altri quella potenza prodigiosa che Gesù ha trasmesso all'umanità. In questa sezione, dunque, l'Evangelista Matteo mostra vocazioni e miracoli. Diventare cristiani, accogliere la parola di Gesù è un intervento prodigioso, frutto di un'azione di grazia. È la misericordia di Dio che aiuta l'uomo abbattuto. Il capitolo 9 termina ancora con un accenno vocazionale. Vedendo le folle, Gesù sentì compassione per queste persone. Le vide stanche, sfinite, come pecore che non hanno pastore. E invitò i discepoli a pregare perché il Signore della messe, cioè del grano maturo che aspetta di essere mietuto, mandi operai a mietere il grano, a raccogliere la messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Al capitolo 10 troviamo il secondo discorso del Vangelo di Matteo. Il discorso missionario. Gesù chiama
tutti e 12 i discepoli e trasmette a loro il suo potere, la sua capacità di scacciare il male e di guarire ogni malattia. Come suo solito, il discorso termina con un versetto redazionale. In 11,1 leggiamo infatti: quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. È l'indizio redazionale della fine della seconda parte. Anche questa formata da episodi narrativi e un discorso, antologia di logia, 8 e 9 episodi di miracoli e vocazioni, capitolo 10, discorso missionario. Ricomincia quindi al capitolo 11 una serie di episodi narrativi in cui comincia la tensione con il popolo di Israele che rifiuta questo discorso. Emerge la tensione all'interno delle città della Galilea che hanno visto i prodigi compiuti da Gesù e non hanno accolto la sua parola. Qualcuno ha accolto, ma altri si sono chiusi e hanno rifiutato. In questo contesto l'Evangelista colloca un inno di giubilo in cui il Signore rende lode al Padre perché ha voluto rivelare ai piccoli il suo progetto. Solo Gesù, figlio, è in grado di conoscere Dio, il Padre. Solo Gesù può far conoscere Dio all'umanità. Solo passando attraverso Gesù si può arrivare a Dio. E culmina questo discorso di rivelazione con un invito: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio peso è leggero. Questa è la novità di Gesù. Prendere il giogo della legge era un'espressione comune, usata dai rabbini per diventare discepoli, impegnarsi a osservare la legge. Il giogo di Gesù è assimilare la sua persona, accogliere la sua persona nella nostra vita, e questo giogo diventa leggero, dolce, perché la fatica la fa Lui. Voi siete affaticati e oppressi, schiacciati da una legge che non riuscite ad applicare, perché siete da soli. Da soli non ce la fate. Venite a me. Aggiogatevi a me, legatevi alla mia persona e vi diventerà facile la vita. È un annuncio strepitoso. Essere cristiani è facile, è dolce, è leggero. Uniti a Gesù è più facile vivere, si riesce ad affrontare meglio, si trova finalmente la possibilità di compiere quella legge che il Signore propone. Egli è venuto a liberare, a dare sollievo, a dare capacità e forza. Non è venuto ad abolire, ma a dare compimento, a dare sollievo e ristoro. Venite a me e io vi ristorerò. È un discorso importantissimo che Matteo ha potuto fare anche sulla sua esperienza. Io ero
oppresso, stanco e affaticato. Prendendo il giogo di Gesù, mi sono alzato, l'ho seguito. La mia vita è diventata dolce e leggera.